Ciao amici e bentornati sul canale. Come vedete sono in esterna, immerso nella natura, perché oggi andremo a recensire questo nuovissimo Otto Cyber 18 e questo è l'ambiente perfetto per poterlo testare. Essendo un rugged phone resistente all'acqua, alla polvere, impermeabile, e dopo andremo a fare anche un test di immersione nel fiume alle mie spalle, ha superato infatti tutti i più severi test come l'IP68, l'IP69K e anche il temutissimo STD 810H, che gli permette di poter essere maltrattato e utilizzato senza remore in qualsiasi situazione. Ottoav ha portato tantissime novità in questo modello, a partire dallo schermo secondario posteriore e anche questo fantastico Circle LED RGB che si illumina quando riceverete notifiche, quando si ricarica oppure quando ricevete chiamate, così anche se tenete il cellulare in silenzioso e posizionato con lo schermo sulla scrivania riuscirete comunque ad essere aggiornati in tempo reale. Prima di andare all'analisi tecnica vi ricordo che se siete interessati a questo bellissimo rugged phone vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E ora, come promesso, andiamo a fare il test dell'impermeabilità. Andrò a immergere il nostro Ottoav direttamente nel fiume alle mie spalle. Seguitemi con la telecamera, ho l'Ace in mano, lo vado proprio a lanciare direttamente all'interno del fiume. Guardate che bellissima ripresa dell'Ottoav immerso nell'acqua, dà proprio un senso di resistenza estrema, e mentre lo lascio lì a immergere per vedere se resiste all'acqua andiamo di nuovo all'interno dei sassi per andare a analizzare la dotazione base. All'interno della confezione troverete il cavo doppio tipo C per la ricarica, il cavo OTG che non è scontato trovarlo nella dotazione, il carica batterie dotato di slot di tipo C, è compatibile come vi dicevo con la ricarica rapida a 20 watt, ma non è tutto, perché all'interno hanno inserito anche questo utilissimo proteggischermo per aumentare ulteriormente la resistenza di questo rugged phone. E ora torno nel fiume sperando di trovare ancora il cellulare e soprattutto andiamo a vedere se è resistito all'acqua. Eccolo qua. Guardate che bello, sembra di avere pescato, guardate come risponde velocemente, e devo dire che mi ha stupito che funzioni nonostante lo schermo sia completamente fradicio, per cui ha un buon feel anche in condizioni estreme e soprattutto anche se utilizzerete il cellulare con i guanti, dato che tutti i rugged phone, e questo non fa eccezione, nascono come cellulari da lavoro. Adoro tantissimo la texture di questo Cyber 18, questa sfumatura un po' dorata, un po' arancione, è veramente tanta roba. Come questo secondo display, guardate quanto è luminoso, ci sono tantissime impostazioni, potete guardare il calendario, attivare anche la telecamera posteriore, guardate la Sony con cui sto registrando, e questo è molto utile perché per i reel potete registrarli direttamente con la telecamera posteriore, essendo sempre sicuri di essere inquadrati. Potete anche controllare la musica, lo stato delle batterie, ma anche le notifiche del cellulare. Lo potete anche personalizzare cambiando il quadrante. Anche questa nera e rossa, un po' stile futuristico, non mi dispiace. Per quanto riguarda il case, oltre allo slot del nano SIM, nel lato di sinistra troviamo anche questo utile tasto personalizzabile. Sotto troviamo lo speaker, lo slot tipo C per la ricarica, e nel lato di destra troviamo il regolatore del volume e il sensore di impronte digitali, che andiamo subito a provare. Guardate la velocità di sblocco, avete visto, in meno di un secondo. Facciamo un secondo tentativo e adesso andiamo a vedere anche lo sblocco facciale. Anche in questo caso è stato super rapido, ma ora focalizziamoci sul Circle LED. Guardate cosa succede se vado a ricaricare il cellulare. Avete visto che si illumina di verde, guardate che bella luminosità al buio, e si attiva anche mentre ricevete una chiamata. Mi sto provando a chiamare, guardate che spettacolo, si vede perfettamente il multicolore azzurro e rosso durante la ricezione della chiamata, per cui il LED è anche un avviso perfetto se tenete il cellulare in silenzioso, e se volete sapere chi vi ha chiamato vi basterà andare nelle notifiche per leggere il contatto. Altra funzione molto interessante è il Cyber Alert. Per andarlo ad attivare bisogna andare nel display, adesso è disattivato. Vi faccio vedere cosa succede se vado a ricaricare il telefono col Cyber Island disattivato. Si vede solamente nella parte superiore la ricarica senza la presenza di nessuna animazione nella parte superiore dello schermo. Guardate invece cosa succede se vado ad attivare questa funzione, e si attiva in tantissimi casi: ricarica a bassa potenza, sblocco, notifiche e anche durante le chiamate. Per
Per quanto riguarda l'hardware abbiamo un processore octa-core T7250 4G con una media potenza che vi permette di poterlo utilizzare anche per videogiocare, buona dotazione di RAM con 8 GB di base, espandibile di ulteriore 12 con la memoria virtuale, 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili anche in questo caso aggiungendo una micro SD fino a 1 TB. Ovviamente dual SIM come ormai tutti i cellulari di ultima generazione. E per quanto riguarda il display abbiamo un display HD Plus con un refresh rate da 120 Hz, 6,75 pollici come dimensioni e nonostante le dimensioni rimane comunque compatto e leggero. Guardate lo spessore, è più piccolo del mio dito e questo è una novità perché sapete anche voi che normalmente i rugged phone hanno delle dimensioni abbastanza sostanziose. Non è il caso di questo OTOV Cyber 18 perché ha una batteria da 6200 mAh che è sì sufficiente per farlo arrivare a fine giornata ma non ingombrante per fare aumentare il peso e le dimensioni di questo smartphone. Tra l'altro è compatibile con la ricarica inversa per cui potete utilizzare questo Cyber 18 di OTOV per ricaricare altri dispositivi come cellulare o tablet. E OTOV in questo Cyber 18 come negli ultimi dispositivi di casa OTOV ha inserito anche un sacco di intelligenza artificiale tra cui 2 applicazioni esclusive che sono già installate all'interno del dispositivo che potete utilizzare di base gratuitamente e se volete utilizzare in maniera intensiva vi basterà comprare dei crediti per poterla sbloccare al 100%. Adesso li andiamo a testare entrambi, partiamo dalla funzione rimuovi oggetti, vediamo come si comporta, andiamo a evidenziare il nostro cacascino. E il cacascino è sparito, guardate anche la precisione è sparita, anche l'ombra. Questa è la bellissima Benchy, risultato durante un test di stampa con la stampante 3D della FlashForge, ma adesso la andiamo a eliminare, vediamo se anche qui il risultato sarà perfetto. E dopo pochi secondi la Benchy è sparita. E ora andiamo a vedere l'altra applicazione chiamata IoT. Ci sono tantissime funzioni di intelligenza artificiale, è presente già di base GPT-5 che ha tantissime possibilità di utilizzo sia nel lavoro che nella produttività. Potete fare revisioni e correzioni di testi, aiuto nella pianificazione di progetti, supporto nell'analisi di dati, di fare riassunti e soprattutto traduzioni in tantissime lingue internazionali. L'arte creativa è una delle funzioni che mi piace di più. Potete descrivere un'immagine e lui ve la crea in maniera automatica. Io gli ho detto di creare un'auto volante, vediamo cosa viene fuori, sono molto curioso. Beccatevi l'auto volante con anche di fianco un aeroplanino, guardate i riflessi sul parabrezza e la carrozzeria sembra dannatamente reale. E continuando la carrellata di quello che troverete su IoT, trovate anche la possibilità di chattare con l'intelligenza artificiale e potete personalizzare la chat in base alle vostre esigenze. Voce maschili, voce femminili, miagolio di animali e anche voce robotica. Potete anche ricercare online approfondimenti direttamente con l'intelligenza artificiale e oltre alla possibilità di creare immagini dal testo si può fare la stessa cosa con la musica. E per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo la telecamera principale posteriore da ben 64 megapixel, la selfie camera da 16 megapixel ed è anche dotato di Night Vision. Adesso vi lascio una breve carrellata di foto che ho scattato con questo rugged phone, compresi alcuni scatti che ho scattato durante la notte tramite il Night Vision.
come comparto fotografico è più che sufficiente. Ho apprezzato tantissimo l'inserimento del Night Vision, che vi permette di poterlo utilizzare anche nelle escursioni notturne o semplicemente vi capita di viaggiare durante la notte. È un bel plus aggiuntivo per avere delle foto precise anche in assenza di luce. La telecamera posteriore è il suo cavallo di battaglia. La selfie camera si difende, non ha la stessa qualità di quella posteriore, ma è sufficiente per avere una buona qualità se la utilizzate sia per selfie o per fare delle videochiamate. I video li ho registrati con una risoluzione massima a 1080p. Sono stati in linea con gli altri rugged phone della stessa fascia di prezzo di questo Ottawa. Ovviamente questo non è un camera phone, ma è un rugged phone, tuttavia per me comunque, per quanto riguarda il comparto fotografico, la sufficienza la prende piena. E concludo questa recensione con le mie considerazioni finali. Consiglio questo rugged phone a chi vuole comprare un cellulare ultra resistente, impermeabile, antipolvere, come avete visto col test dell'impermeabilità, dotato di un buon comparto fotografico e di night vision, e soprattutto di un bellissimo display posteriore che, oltre a leggere le notifiche, lo potete utilizzare per controllare l'inquadratura della telecamera posteriore, così potendo sempre utilizzare la telecamera principale da 64 megapixel avrete sempre sia foto che video in altissima definizione. Prima di salutarvi vi ricordo che se siete interessati a questo Ottawa Cyber 18 vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, scrivetela nei commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!